Secondo me tanti se l'aspettavano rossa, ma le cose scontate a noi non piacciono, no? Sono Flavio Manzoni e sono il direttore del Design Ferrari dal 2010, anno in cui ho avuto la grande opportunità, ma anche la grande responsabilità di creare un design studio in-house, quindi all'interno di Ferrari, che oggi lavora a 360 gradi su tutti i progetti automotive e anche quelli non automotive, come questo. Come designer automobilistici, sai, siamo sempre alla ricerca di ispirazioni che vengono da campi diversi, ma quello della nautica è un settore molto, molto stimolante e molto fertile anche, no? Quindi quando Ferrari, il nostro presidente, ci hanno parlato di questo progetto incredibile, è stata una bella sorpresa anche per noi. Nel mio team ci sono anche ragazzi che hanno una certa esperienza nel campo della nautica. Questa era la prima volta in cui il Design Studio collaborava alla progettazione di un oggetto così estremo, un'esperienza che ci ha dato tantissimo in termini di know-how e di consapevolezza nei nostri mezzi. Fondamentale è stato il primo incontro con l'architetto navale Guillaume Verdier, da cui siamo usciti con una missione molto chiara, quella di donare ferrarità all'oggetto. L'abbiamo fatto lavorando sulle sezioni della coperta e dello scafo per garantire delle geometrie rigorose e lineari. Ci siamo ispirati principalmente a due vetture, la 499P che ha vinto Le Mans, perché l'architettura è molto simile a quella dell'imbarcazione. Possiede una superficie molto pulita, molto piatta, dove poi al di sopra è innestata la cabina di pilotaggio. Il resto della superficie è caratterizzata soltanto dagli elementi funzionali. La stessa cosa avviene sulla barca, quindi c'è questa superficie che è poi la coperta della barca e poi al di sopra è innestata questa, il coach roof, che è la cabina di pilotaggio dove poi ovviamente vive l'equipaggio, eccetera, eccetera. Un'altra vettura importante dalla quale abbiamo preso ispirazione è la SP1 Monza. Sulla barca da poppa verso prua abbiamo praticamente la sezione della murata che è molto simile alla sezione appunto che poi ritroviamo sulla Monza. La sfida principale nella creazione della livrea dell'Hypersail è stata la distribuzione dei pannelli solari. Ancora una volta ci è venuta incontro la nostra tradizione, la nostra storia. Mi sto riferendo a una vettura del 1973, la 512 BB, che presentava per la prima volta nella storia un concetto di livrea integrata. Una netta divisione longitudinale tra parte alta e parte bassa della cassa che grazie anche a un forte contrasto cromatico dona ulteriore dinamismo e iconicità all'oggetto. Quando inizia un progetto ad alta complessità tecnica e tecnologica come questa, noi designer ci mettiamo poi in modalità ascolto, perché dobbiamo prima capire quali sono quegli aspetti di performance che poi portano a definire un certo tipo di geometrie, no? Non c'è mai un vezzo stilistico che porta a fare determinate scelte, cioè la forma e la sua bellezza sono sempre conseguenti all'analisi di tutto ciò che è ergonomia, funzionalità e performance. Un esempio in particolare potrebbe essere lo sviluppo della vernice in colore grigio che ha aiutato a mitigare la disposizione dei pannelli solari sulla coperta della barca. La resa visiva della distribuzione di questi pannelli era abbastanza disarmonica, da qui la necessità di sviluppare un colore in modo da integrarli e mitigarli il più possibile sulla coperta. Il colore che abbiamo scelto per la barca è il giallo. Può sembrare una scelta un po' inconsueta perché sicuramente il colore che maggiormente rappresenta Ferrari è il rosso. In realtà c'è un tono di giallo nella nostra storia che è ricco di significato e si tratta del giallo Fly. Questo tono di giallo rappresenta una prima volta per Ferrari perché è stato utilizzato per presentare la 275 GTB al Salone di Parigi nel 1964. Ci è sembrato che il collegamento con questa prima volta di Ferrari e questa nuova sfida con Hypersail fosse indicata, per adottare questo colore. Oltre a questo, anche il nome evocativo Fly, ricco di significato perché la barca vola sull'acqua.
Mi viene in mente una frase di Erich Fromm che dice: la creatività richiede il coraggio di lasciare andare le certezze. Il nostro obiettivo è quello di concepire un qualcosa che non è mai esistito, quindi questo viaggio creativo è stato davvero incredibile perché è un mondo totalmente diverso dal nostro e quindi sicuramente il piacere della scoperta, ma poi questo arricchimento culturale ed artistico che ci portiamo dietro e che sarà sicuramente uno stimolo per i progetti futuri.